Ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Dopo aver visitato il fantastico Lucca Comics, che se non hai ancora visto il video ti lascio il link qui in alto, abbiamo deciso di visitare la città di Pisa. Tutti gli italiani conosceranno Pisa, ma per gli amici non italiani, Pisa è una famosissima città italiana situata sempre in Toscana, a circa un'ora e mezza da Lucca. Per questo abbiamo deciso di fare una giornata anche a Pisa. E infatti Pisa è molto facile da girare e per questo consiglio di non andare più di una notte a Pisa, in quanto è visitabilissima tutta in una singola giornata. E infatti adesso vedremo cosa visitare in un giorno a Pisa e vedremo tutti i monumenti più importanti, tra i quali Piazza dei Miracoli, il Duomo di Pisa, la famosissima Torre di Pisa, che è tra i monumenti italiani più famosi al mondo. Ma non vedremo solo questo, ma vedremo tanto altro e vi lascerò molte più informazioni e curiosità durante il video, quindi rimani fino alla fine e buona visione. Buongiorno a tutti e seconda mattina in questo fantastico paese di nome Momigno. Ieri siamo andati a Lucca Comics, oggi non andremo a Lucca ma andremo a visitare Pisa e vediamo cosa visitare in un giorno a Pisa. Adesso facciamo una breve colazione, prenderò solo un caffè perché ieri ci hanno riempito di Choco Crave al Lucca Comics e gli schiafferò dentro e poi partiamo in macchina e speriamo di trovare il parcheggio, ma soprattutto di non prendere multe. Vediamo come andrà, sarà bella tosta anche oggi. Infatti oggi meno male che c'è stato il cambio dell'ora e abbiamo dormito un'ora in più, però comunque sono veramente assonnato. Ieri abbiamo camminato 25-30 km, ci siamo mai fermati. Più cose vediamo meglio è. Appena fatti 40 euro di benzina è un po' una ferita al cuore, mi si è aperta. Siamo partiti da un 20 minuti e sono le 10:07 e orario previsto di arrivo a Pisa alle tra un'ora e un quarto, quindi alle 11:30 massimo. Poi dobbiamo trovare il parcheggio, quella sarà una bella sfida. Raga, avete mai visto un ponte così? Manca un pezzo là. Oh. Ok, arrivati al parcheggio, che poi vi lascerò la posizione in descrizione. È un parcheggio libero, gratuito, enorme e di solito fanno il mercato il mercoledì e il sabato, quindi non si può parcheggiare il mercoledì e il sabato qui. La domenica è gratuito, gli altri giorni in alcuni punti del parcheggio mi sa che si paga, in altri no. E iniziamo forti e ci dirigiamo verso ovviamente la Torre di Pisa e la piazza, il Duomo eccetera. Iniziamo da lì, ma sono sicuro che ci sarà molto altro oltre a questa struttura che conosciamo tutti. Per questo resta fino alla fine del video. Ok, mentre arriviamo alla torre vi do qualche curiosità. La torre è alta ben 57 metri e non è altro che il campanile della cattedrale del Duomo di Pisa, situato nella piazza del Duomo, ed è il simbolo sia di Pisa ma anche uno dei simboli più importanti italiani e conosciuta per la sua pendenza. È stata costruita nel giro di 2 secoli, tra il XII e il XIV secolo, e ha una struttura di ben 14.500 tonnellate e per via del suo peso già nella prima fase della costruzione il terreno cedette e per questo ha assunto questa pendenza. E tale inclinazione misura 3,97 gradi rispetto all'asse verticale della torre. Dopo che la torre cedette i lavori si fermarono, ma poi ci fu un altro architetto che ha aggiunto ben 3 piani con il tentativo appunto di raddrizzare la torre, e infatti gli ultimi 3 piani tendono dal lato opposto e così controbilancia questa pendenza. Al centro della piazza del Duomo, conosciuta anche come Piazza dei Miracoli, sorge la cattedrale di Santa Maria. I lavori iniziarono nel 1063 e finirono nel 1092, quindi fu completata in soli 30 anni questa chiesa cattolica in stile romanico. E la cosa curiosa è la scelta di dove costruire la cattedrale, ovvero fu costruita al di fuori delle mura, e questo perché questo andava a simboleggiare la potenza di Pisa e quindi il non paure, non il bisogno di essere protetta da cinte murarie. Adesso stiamo costeggiando la cinta muraria di Pisa e stiamo per entrare all'interno delle mura. Mamma mia, si è inclinata, non me l'aspettavo così tanto inclinata, ragazzi. Bella. Le 12.
Ok, adesso ci stiamo dirigendo verso la biglietteria che è sul lato destro della piazza. Questa qui. E forse riusciamo a entrare gratis, sempre grazie a Frankie come per il Luca Comics. Siamo riusciti a prendere i biglietti gratuitamente. In realtà dovresti pagare 20 euro per solo la torre, altrimenti con l'aggiunta di 7 euro potete visitare la torre, i musei circostanti, il battistero, tutto quello che c'è nella piazza del Duomo a 27 euro. Altrimenti se volete prendere le cose singolarmente, ma non conviene, perché se la torre costa 20 euro, una singola cosa, per esempio entrare al battistero, costa già 7 euro. Tutti gli altri costano 7 euro, cimitero 7 euro eccetera. Quindi conviene nel caso prendere il biglietto completo che è 27 euro torre più tutto il resto. Mentre per la cattedrale è gratuita, basta che prendete un biglietto. Adesso è l'1 e alle 2:50 ci dovevamo far trovare al guardaroba per lasciare gli zaini, perché non si può salire alla torre di Pisa con gli zaini. E possiamo entrare solo alle 3 per l'afflusso di gente. Il giro sopra dura 30 minuti e ora che fai 251 scalini per entrare. E inizieremo con il battistero di San Giovanni. E il battistero di stile romanico e gotico, i lavori furono iniziati nel 1152 e terminati nel 1390, quindi più di 200 anni per costruire il battistero. Ci hanno messo di più a costruire il battistero che la cattedrale. E la cosa davvero curiosa è che è il battistero più grande d'Italia e del mondo, con una circonferenza di 107,24 metri e un'altezza di 54 metri, quindi davvero maestosa, e si innalza di fronte alla facciata occidentale della cattedrale. Adesso andiamo a vederla. Il battistero si trova esattamente dietro la cattedrale, ma è immenso ragazzi, non sembrava così grosso, ce l'ho qui davanti. Eccoci qui all'ingresso del battistero, davvero grandissimo. Ok, abbiamo appena finito di mangiare nell'unico partino calpestabile e adesso andiamo verso la cattedrale, questa qui, che nel frattempo ho aperto. Dalla cattedrale e adesso abbiamo ancora una mezz'ora e quindi andremo al Camposanto, che sarebbe il cimitero dei personaggi più illustri della storia di Pisa. E è un vero e proprio museo a cielo aperto, ho letto, e andiamo a vedere. Vediamo. Ok, appena entrati al cimitero e si vedono tutti degli affreschi antichi qua a destra, sul lato destro. Adesso facciamo un giro perimetrico del confine e questi sono esempi di tombe, credo, se non sono panchine. Metti lì dentro per sederti. Tipo, sembrano levigate, anche queste così. Vedi zio, quanto sono lucide. Cimitero visitato e adesso andiamo a lasciare i bagagli, ovvero i zaini, perché io e Fra per 3 notti ci siamo portati solo questo zaino e poi ci incamminiamo finalmente verso la torre di Pisa. Ok ragazzi, siamo esattamente al centro della torre, alla base. Adesso ci aspettano 251 gradini sconnessi. Fra, sei pronto per questi 251 gradini? Ok. In realtà è salita una volta.
Ah, da qua si vede lo stadio del Pisa. Ok, finito il giro. Adesso stiamo rifacendo 251 scale in discesa e andremo ai musei che ci rimangono. Però non è assolutamente finita qui, quindi rimani connesso. E finiamo i musei, poi usciamo dalla piazza del Duomo e andiamo nelle zone un po' limitrofe, un po' meno conosciute. Oh, fra. È rinato, però. Adesso stiamo andando al Museo dell'Opera del Duomo, dove appunto sono raccolte tutti i reperti archeologici e i dipinti anche sia del Battistero che del Duomo, incluso sempre nel biglietto. Eccoci qua. Questa è la porta originale di una delle porte del Duomo, che è stata sostituita con una coppia fedele. Sono le decorazioni originali che c'erano all'interno e all'esterno del Duomo. Queste sono prese dal perimetro esterno della cattedrale, tutto marmo con delle teste. Il modellino in scala 1:25 della torre di Pisa, e dal modellino si riesce a vedere meglio come gli ultimi 3 piani tendono dal lato opposto per bilanciare la torre. E questi sono tutta la tunica, tutti i pezzi della tunica. Guardate da quante cose è composta la tunica dell'arcivescovo, guardate quanti pezzettini, è un puzzle, è un vestito. Per fare la messa alle 9 iniziava a cambiarsi alle 6. Sembrano note musicali. Guardate quanto sono grandi questi libri, i libri più grandi che abbiamo visto. Li stai leggendo tu? Sì. Anche questo è un titolo joystick, ragazzi. È finito il museo, c'è questa terrazza con questa fantastica vista. Qua c'è la caffetteria che costerà poco, qua c'è un fra disperso. Ok, siamo all'uscita del Museo delle Opere del Duomo e adesso andiamo al Museo delle Sinopie, mentre qua sono stati trasferiti di più gli affreschi della cattedrale del Battistero, lì sono stati trasferiti gli affreschi del cimitero. Andiamo a vedere quello e poi usciamo finalmente da questa piazza del Duomo, che è veramente un concentrato di arte e storia. Ok, arrivati, dobbiamo muoverci, che ci mancano le altre tappe, tra un po' fa buio perché c'è stato il cambio dell'ora. Eccoci arrivati al Museo della Sinopie. Questi erano gli affreschi che c'erano sulle pareti. Praticamente in questo museo ci sono tutti gli affreschi messi in queste steli e tutti gli affreschi messi al muro, ed è fatto di corridoi. Mi piace come è strutturato. Ma non potevo andarmene da Piazza dei Miracoli senza prima aver fatto la foto tipica sotto la torre di Pisa, e dopo tanti, ma davvero tantissimi tentativi, ce l'abbiamo fatta. Ok, sempre di corsa come un vero super tramp. Tra un minuto circa dovremo arrivare all'ingresso dell'Orto e Museo Botanico, che chiude alle 6 e sono le 5:10. È l'unica cosa in teoria di quello che dobbiamo visitare oggi che ha una chiusura oltre a quello che abbiamo già visitato. Quindi vediamo se lo troviamo. Allora ragazzi, sul sito diceva che era aperto e chiudeva alle 18. Invece poi siamo arrivati lì davanti alla porta e c'è scritto che è chiuso sabato 29, domenica 30 ottobre per ristrutturazione di palme. Ma cosa vuol dire ristrutturare una palma? Cioè la circondi e la poti, non so cosa vuol dire ristrutturare una palma, cos'è, una casa? Vabbè, quindi era chiuso e passiamo alla prossima tappa. Ok, siamo arrivati alla Piazza dei Cavalieri, che ospita il Palazzo della Carovana, che è un palazzo e un'università di belle arti, e il Palazzo dell'Orologio, che questo qui sarebbe l'orologio cittadino.
questa statua alle mie spalle si chiama l'uomo quantico e rappresenta l'uomo odierno in corsa verso il futuro. Ne approfitto per lanciare un messaggio che già il mondo è un posto difficile. Per renderlo un po' meno difficile basterebbe davvero pochissimo e cercare di aiutare il prossimo. Io spero di aiutarvi per esempio con questo video. Voi potete aiutare me semplicemente iscrivetevi al canale. Grazie. Chiesa di San Frediano è un luogo di culto a Pisa, consacrata nel 1999. È la chiesa universitaria della città. Adesso attraversiamo il ponte, andiamo sull'altra sponda rispetto a dove siamo adesso e raggiungiamo la chiesa di Santa Maria della Spina, che è una chiesa in stile gotico pisano abbastanza caratteristica, che era sul tragitto, e andiamo a vederla. Si è aperta anche dentro, però non credo sia aperta. E si chiama così perché si ritiene che contenesse la Sacra Spina, ovvero col termine Sacra Spina vengono indicati qualsiasi frammento ligneo consacrato e sacro ritenuto parte della corona originale di Gesù, con il quale poi venne crocifisso. Questo cambio dell'ora, ragazzi, sembrano le 10 di sera, ma vi giuro che sono le 5:20. È incredibile. Però va bene comunque. Voi se andrete con la luce, farete meglio di me. Ok, questo è l'Arno. Va ragazzi, qua si vede la chiesa, questa qui. Davvero carina. Cazzo, col sole da qui veniva una foto della Madonna. Ragazzi, arrivati, ed è davvero piccolina, ma tanto piccola quanto caruccia. Mi dispiace solo non averla vista fuori col sole. Cioè io da qui la vedo bene, in realtà è in video che magari viene peggio. E è anche aperta, quindi adesso proviamo ad entrare. Il respiro della forma. Il respiro della forma. Ah, tipo quello di prima. Sì. Sempre fatta dallo stesso artista della scultura che abbiamo visto prima in piazza. Adesso entriamo nella chiesetta. Avevo visto che era una specie di mostra d'arte. Questa rappresenta la violenza sulle donne e la sfera rossa rappresenta il dolore della violenza subita. Rappresenterebbe il corpo di una donna stilizzata. Ok, lasciamo la chiesetta e proseguiamo sulla sponda sinistra dell'Arno. Questo è il Palazzo Blu, che è aperto, ma non credo ci entreremo perché oggi arte ne abbiamo fatta abbastanza. Infatti questo è un museo d'arte. Per curiosità, se poi vorrete entrarci, entrateci. Ho detto che sembra un bel museo. Dal lungo Arno di sinistra passiamo al lungo Arno di destra attraverso il ponte di mezzo, che è questo qui, per andare all'ultima tappa di oggi, ovvero Borgo Stretto, dove cercheremo un posto per mangiare qualcosa di tipico, o finiremo in un fast food se non troveremo niente. Siamo arrivati dall'altra parte della sponda e stiamo entrando a Borgo Stretto e c'è un botto di vita. Adesso ci faremo un giretto qui nelle viuzze a caso. Mentre camminavamo ci siamo trovati di fronte alla chiesa di San Michele in Borgo, che è aperta ed è un'opera medievale. Adesso vediamo com'è dentro. Credo ci sia la messa. Praticamente questo è il centro di vita di Pisa, della vita notturna pisana. Abbiamo visto questo Hobby Center, giocattoli modellismo. Guardate quanto è bello sto posto. È Luca Comics che viene da noi, non noi da Luca Comics. Quasi non se li mangia. Siete fortunati perché ho visto il video di Consono che non ho trovato prima questo posto, che le maschere costano tantino, perché sennò mi uccidevo dalla paura. Da queste cosa sono fatte bene. Ok, dopo aver girato un po' l'antico borgo, ho preso due souvenir veloci e riposati su una panchina. Abbiamo trovato un posto che voleva mangiare qualcosa di tipico e non troppo costoso che ci spennasse, e abbiamo scelto questo qui, Antica Trattoria Il Campano. Tra un po' ci siederemo e vediamo com'è. Faremo un assaggio dei piatti tipici. Fra ha preso dei tortellini con ragù di mucca e io pappardelle con ragù di cinghiale. Passiamo all'assaggio subito perché stiamo morendo di fame. Allora, le porzioni mi sembrano non troppo grandi, ma questi piatti potrebbero inficiare su queste. In realtà magari sono tanti, ma col piatto, questi piatti giganti sembrano pochi. Passiamo all'assaggio. Mamma mia ragazzi, non so se perché ho fame, ma sono buonissimo.
Approvatissimo. Visto che io e Frank ci trattiamo bene, mica cazzi. Dopo il primo ci siamo addirittura permessi una mousse al cioccolato e una cheesecake con caramello salato. Sembrano strabuone fatte da loro. Passiamo all'assaggio della mousse che sembra buonissima. Questa è la svolta della vita. Assaggio della cheesecake. Ecco cosa intendeva con caramello salato. Carino, preferisco la mousse, però è particolare. Non l'avevo mai mangiato, mi sa, caramello salato. La mousse è spaziale. Siamo alzati, adesso è arrivato il momento del conto e speriamo sia tutto nella norma. Alla fine abbiamo speso 2 euro di coperte, pappardelle 14, tortello 15, mousse alla ricotta 6, torta della trattoria 6, acqua 2 euro, Coca-Cola 3,50, caffè 1,50 euro, per un totale di 52 euro. Non male, 26 euro a testa ci sta nella media qua a Pisa. Abbiamo mangiato davvero bene, gentili, veloci. Consigliatissimo il ristorante Il Campano. Tra 1,7 km arriveremo alla macchina, 20 minuti di cammino. Hai deciso di prenderlo? Fra ha deciso di prendersi un kebab. Io adesso devo aspettare Fra che mangia la seconda cena. Ma prima di andare, tappa in bagno e devo farvi vedere assolutamente questa cosa simpatica. Si prega vivamente di non gettare nel water assorbenti, salviettine per le mani, foto di ex, pesciolini rossi e sogni e speranze. Per non buttare al cesso le mie sogni e speranze, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace.